Correva l'inizio del 1902, quando vennero avviati gli studi dei primi tracciati definitivi per questa ferrovia, e con essi vennero anche avviate le relative pratiche per l'esproprio dei terreni. Questo è avvenuto qualche anno prima della costruzione di questa ferrovia, l'inizio di una grande storia. La fine dei lavori per la realizzazione della linea Santià-Arona sarebbe dovuta terminare il 14 maggio 1904, ma qualche contrattempo e problema tecnico portò la sua inaugurazione più in là nel tempo. Questa stazione, la stazione di Carisio, venne inaugurata il 16 gennaio 1905, quando venne aperto il primo tratto della linea fra Santià e Borgomanero. La restante parte della linea venne inaugurata un anno dopo, il 5 gennaio 1906. In origine in questa stazione il movimento era svolto in regime di giunto telefonico, dove un dirigente unico coordinava il personale addetto al movimento della stazione per la gestione degli incroci e delle precedenze. Questo sistema con il tempo è ovviamente diventato obsoleto e nel 1987 vennero quindi fatte delle pesanti modifiche alla linea, e questa stazione venne dotata ad un sistema di controllo centralizzato del traffico con un apparato a CEI. Nel 2006 la gestione del comando centralizzato venne trasferita a Torino Lingotto. Si può quindi pensare che questa stazione già all'epoca iniziò ad essere messa in disparte. Questa era la seconda stazione dopo Santià, una delle più importanti, in quanto malgrado l'isolamento era piuttosto grande per essere una stazione posta in aperta campagna. Questa stazione era anche dotata di biglietteria interna e una piccola sala d'aspetto e di tutta una serie di uffici e abitazioni destinati ai lavoratori della linea. Malgrado non fosse una stazione centrale, essa aveva una relativa importanza, in quanto era dotata di 2 binari passanti. Essa non solo collegava le varie città della zona, ma forniva anche un valido punto di passaggio delle merci di tipo militare.
Già dal 2000 la stazione venne classificata obsoleta ai fini commerciali. Tale classificazione venne decretata dal nuovo gestore della linea, che in quel periodo venne presa in carico dalla rete ferroviaria italiana. La ferrovia dai primi del 2000 attraversava un periodo di profonda crisi. Erano lontani i tempi felici degli anni '80, quando la linea era un fiore all'occhiello. Nel 2012 la linea viveva una grave crisi finanziaria, in particolare per l'assenza di treni merci. La tratta venne chiusa al traffico il 17 giugno del 2012. I piani superiori erano costituiti da semplici uffici e qualche piccolo appartamento e dormitorio per lavoratori. Sono ambienti piuttosto semplici, rimasti praticamente identici da quando vennero costruiti all'inizio del 1900. L'umidità e qualche buco nel tetto ha fatto crollare alcuni pavimenti in legno, ma la struttura, pur non essendo molto pericolante, non è comunque più sicura come un tempo. Non è quindi consigliabile salire presso i piani superiori. Andando nei sotterranei, facendosi strada attraverso una grande quantità di muffa e ragnatele, possiamo scoprire la presenza di un deposito di pietrisco, pietre che probabilmente sono depositate qui sotto da più di 100 anni. Nulla di sorprendente, ma è comunque una stanza particolarmente suggestiva. La stazione era stata murata in seguito alla chiusura della linea, anche se è probabile che sia stata dichiarata inagibile già molti anni prima dell'effettiva chiusura della tratta. Oggi si potrebbe pensare che non ci sia futuro, ed invece sembra che qualcosa si stia muovendo. Nel giugno del 2018 è stata avviata un'opera di pulizia della linea, mentre tutt'oggi sono in corso battaglie civili e politiche per una sua futura riapertura. Di fatto non è chiaro quali siano i piani di Trenitalia. È comunque certo che esistano delle flebili possibilità di rivederla nuovamente attiva un giorno. Nel caso questo non succederà, questo video serve come ricordo di questa stazione, da considerare come pregevole esempio di edificio ferroviario di inizio Novecento, quando i collegamenti su rotaia erano ancora considerati vitali per lo sviluppo del paese. Avete appena visto l'esplorazione della stazione di Carisio, una delle tante stazioni abbandonate in Italia. Trenitalia vi ringrazia per la visione. Ci scusiamo per il ritardo. Eterno. Anche perché molto difficilmente saremo in grado di riaprire questa tratta ferroviaria. Perlomeno i treni qui non arriveranno più in ritardo, anche perché non arriveranno mai. Trenitalia vi augura buon viaggio.